Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per la seconda parte di aprile per quello che riguarda le tendenze energetiche affettive. Sono previsioni di gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile, grazie. Abbiamo la luna, amici del Capricorno. Potrebbe trattarsi di un periodo introspettivo per molti di voi, un periodo in cui si va, diciamo così, a scavare a fondo, o potrebbe essere che tornino a galla determinate mh, sensazioni o sentimenti o emozioni del passato, quindi per qualcuno si potrebbe far riferimento a una situazione appunto che ritorna alla mente piuttosto che magari proprio si ripresenta da un punto di vista fisico, pratico, magari vedete una persona che da tanto tempo che non vedete e muove all'interno di voi sensazioni ed emozioni che avevate dimenticato. La luna fa anche riferimento molte volte a quello che è la nostra proiezione della realtà, quindi parla di, se vogliamo, anche delle aspettative che noi proiettiamo sugli altri, ok? Allora, qui abbiamo la carta di Orfani ed è una carta numero 5. Quindi qui sento che per qualcuno, quello che dicevo, inerente al passato, potrebbe essere legato a una qualche ferita di abbandono, perché comunque la carta di Orfani rappresenta comunque il sentirsi abbandonati, il sentirsi soli comunque, indifesi anche un po' contro il mondo, no? E poi abbiamo questa carta, a dire il vero, che è una carta numero 14, che è un po' una carta che, esprime questo mettere un punto e dire: per me è così. Non mi va più bene come è sempre stato, non mi va più bene sentirmi così, sentirmi abbandonato, sentirmi solo o sola." Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Perché comunque, la carta di Orfani è un numero 5, a me fa venire in mente il 5 di pentacoli, che è proprio una carta che parla di quello che è una delusione, una perdita, a livello, mhmm, pratico, se vogliamo. È un 5 di denari, quindi parla di una perdita concreta, finanziaria, materiale, può anche essere una perdita di un genitore in questo caso, perché io lo associo a questa carta, perché il 5 di pentacoli fa anche riferimento a quello che, sono le ferite di abbandono. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Abbiamo un 8 di spade, un asso di coppe, un re di coppe, una regina di coppe. Wow! Re e regina di coppe. Interessante. E abbiamo anche un asso di coppe, molto interessante devo dire. Allora, partiamo con un 8 di spade, quindi qui, c'è qualcuno che è in un momento interiore, è in un momento di, pensieri, di testa, di analisi, di autoanalisi più che tutto, okay, è come se, questa carta dicesse: "No, ma aspettate un attimo, forse non è come dite voi, mh, o come vi aspettate voi", diciamo così. Comunque, denota quello che è un'energia, nei piani alti, io dico di solito, diciamo tra il quinto, sesto e settimo chakra, okay, molto in aria, ecco. Però poi abbiamo questo fantastico asso di coppe, okay, quindi,
Per qualcuno fa riferimento, a un nuovo inizio, a una nuova relazione, quindi a sì, a un nuovo inizio, una nuova unione. Per altri invece fa riferimento al fatto che vi siete innamorati fondamentalmente. E qui abbiamo questo re di coppe e rappresenta proprio, direi, la vostra persona di interesse, ok? Sento che sì, è una persona comunque a cui voi aspirate. Non sento tanto che sia più come energia in questo caso, penso che si riferisca proprio a quello che è una persona. Comunque, se fosse solo un'energia, perché voi magari non avete nessuno in questo momento, sento che il Re di Coppe parla proprio di quello che è come vi posso dire? L'amore paterno, se vogliamo, quell'amore che protegge, quell'amore che conforta, quell'amore che aiuta. Quindi potrebbe essere che abbiate questo inizio con l'asso di coppe di un amore di questo tipo per qualcuno, anche se ripeto, non sento tanto che sia così. Secondo me rispecchia di più la vostra persona di interesse, però prendetelo come più vi risuona. Qui abbiamo una regina di coppe e qui sento che per qualcuno probabilmente è difficile sciogliersi. La luna rappresenta anche le paure, come vi dicevo prima, rappresenta le emozioni che tornano dal passato e in queste emozioni, ehm, mhmm, c'è anche comunque la paura magari che si ripresentino determinate situazioni non proprio piacevoli, determinate situazioni di abbandono, okay, quindi sento che per certi versi qualcuno è un po' ehm, è come se avesse chiuso un pochettino il cuore, come se non riuscisse a fare quel passo in più per buttarsi a pieno in questa nuova relazione o in questa nuova situazione. Abbiamo poi la luna al contrario, quindi è uscita 2 volte, e un 6 di spade. Andiamo a vedere l'ultima carta. Perché comunque la luna, ripeto, parla di il mago. La luna, ripeto, parla di quello che è un qualche tipo di sentimento che secondo me, vedendo questa al contrario, qui è veramente un'emozione, una paura che sta tornando a galla e abbiamo comunque una carta di distanza, il 6 di spade che è girata al contrario. Quindi il consiglio che vi vogliono un po' dare le carte è di non farsi prendere troppo dalla paura che magari vi potrebbe assalire, di restare fermi lì dove siete, okay, e di iniziare con fiducia questo nuovo tipo di percorso, questo nuovo asso di coppe, perché comunque avere il mago a fine stesa vuol dire che voi avete tutte le capacità di creare il tipo di relazione o situazione che voi volete. Il mago è l'alchimista, è proprio colui che riesce a plasmare le proprie e a usare anche le proprie risorse per creare la realtà che lui vuole, no, è un po', quello che si fa con la legge di attrazione, con la legge di manifestazione, mh. Okay, allora andiamo a vedere quest'otto di grazie. Guardate, 6 di spade un'altra volta. Abbiamo la temperanza e 6 di spade. Mhmm Questo 8 di spade, credo che faccia riferimento, come vi dicevo prima, siete molto nella testa e qui la temperanza chiede proprio di creare un equilibrio tra quello che è la testa e il cuore. Vi dico che comunque è una carta di aiuto a livello di guarigione, quindi per certi versi qualcuno secondo me si è allontanato da un qualche tipo di situazione, che comunque ha situazione, relazione, posto, che comunque creava non pochi conflitti interiori. L'8 di spade io lo associo anche tanto ai sensi di colpa che una persona si fa. Andiamo a vedere l'asso di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, un 3 di coppe al contrario e un 9 di pentacoli al contrario. Mi verrebbe da dire che questo nuovo inizio è un po' contro tutti,
Perché abbiamo il 10 di pentacoli che è il contrario, che rappresenta un po' il gruppo, diciamo la famiglia allargata, ok? E intesa anche non solo come affetti, ma proprio come un qualche tipo di famiglia in senso pratico, quindi anche i beni familiari, okay, però avete guardate, avete la carta della famiglia, diciamo così, al contrario, la carta del 3 di coppe che indica comunque una celebrazione, un festeggiamento, gli amici anche, che è al contrario, e la carta dell'indipendenza economica che è al contrario. Quindi per certi versi questo nuovo inizio in qualche modo o non avete, diciamo persone che vi appoggiano in questo nuovo inizio, o il fatto di innamorarvi probabilmente o di iniziare questa nuova situazione a livello romantico non vi fa poi sentire così tanto indipendenti, così tanto liberi. Andiamo a vedere il re di coppe. 8 di spade un'altra volta e 6 di coppe. Wow! Quindi, allora, io credo che questo re di coppe per molte persone potrebbe essere, diciamo così, abbiamo anche la luna, no, quindi una persona del passato. Non credo che sia un ritorno, anche se magari per qualcuno può risuonare. Mi sembra di più una persona che magari conoscete da tantissimo tempo, ma con la quale mai magari non avete mai avuto un pensiero, diciamo così, di tipo romantico. Perché comunque abbiamo un 6 di coppe, 6 di coppe parla dell'amore puro, di quello che è una relazione, genuina diciamo. Per molti fa anche riferimento ai fratelli, quindi ricordo che questa è una stesa che guarda le tendenze affettive, quindi per voi, visto che anche qui c'era una carta inerente alla famiglia, potrebbe far riferimento questo re di coppe a un fratello o a un parente comunque. Andiamo a vedere la regina di coppe per piacere, grazie. Allora, abbiamo il cavaliere di pentacoli, la forza e un 2 di spade al contrario. È come se qualcuno non allora, di nuovo, abbiamo un 2 di spade, che in questo caso è al contrario, che fa riferimento anche qui al mondo interiore di cui parla un pochettino la luna. Ehm, e sento con queste carte che per certi versi non c'è il coraggio di fare un passo in avanti, non c'è il coraggio di iniziare un qualche tipo di cosa, se vogliamo, a livello pratico, a livello concreto. Ecco, questa sezione, diciamo così, della lettura potrebbe anche essere che a livello emotivo ci sia questo nuovo inizio, ma a livello pratico no, perché comunque ho 2 carte di pentacoli girate al contrario. Quindi può essere che magari sia veramente una nuova relazione, ma dove ipotesi non ci sia stato ancora modo di stare, insieme magari a cena, piuttosto che in modo diciamo intimo, proprio perché comunque magari una persona con la quale non avevate mai pensato potesse nascere una relazione di tipo romantico. Nel caso abbiate già una relazione, quello che sento è che qui va affrontata una scelta. Abbiamo un 2 di spade che è al contrario, probabilmente qualcuno l'ha già fatta questa scelta, ma non ha il coraggio di concretizzarla, se vogliamo. Andiamo a vedere questa luna al contrario. 10 di bastoni e l'appeso. Sì, sento che, fanno molto riferimento ai sensi di colpa, come vi dicevo prima, l'8 di spade, perché abbiamo comunque un 10 di bastoni che rispecchia proprio i pesi che si portano addosso, i pesi proprio a livello mentale, okay? C'è tanto lavorio interno in questo momento dentro di voi. Sento che è molto lavorio mentale, però, magari potrebbe essere
Perché anche l'appeso mi parla di osservare, mi parla di quello che è un rivalutare la questione, mi parla di, cercare di vedere le cose in un altro in un altro modo, con da un altro punto di vista diciamo, no, quindi vi sento tanto in questa fase mentale, ma poco connessi con la vostra parte emotiva. Andiamo a vedere il 6 di spade al contrario. Asso di coppe di nuovo e 3 di bastoni, entrambe al contrario. Fatemi vedere anche il mago. Dieci di spade e 9 di bastoni. Perché questo 6 di spade al contrario, è un po' come se dicesse: "No, resta lì", perché di solito è una carta che parla di distanza, è una carta che parla di lasciarsi indietro, qualche tipo di, magari credenza limitante o condizionamento. In questo caso, ehm, non lo state lasciando indietro e di conseguenza è come se faceste fatica a iniziare. Okay? Questo nuovo percorso, faceste fatica a iniziare è come io avendo la regina di coppe, al centro della stesa, sento che qualcuno sente un impulso emotivo verso una persona, ma probabilmente è ancora in questa fase molto mentale di sensi di colpa, con paure magari vecchie e quindi sta un po' lì, non fa dei reali passi in avanti, okay, più che altro siete in una fase dove state cercando di secondo me di nuovo osservare, di vedere l'altra persona come si comporta, perché probabilmente avete paura di essere abbandonati un'altra volta. Però alla fine della stesa sento che la vostra reazione è sì quella del mago, quindi di iniziare, diciamo così, questa nuova fase, okay? Questo asso di coppe, di portare avanti, diciamo così, questo asso di coppe. Anche il mago è la carta numero 1. Poi qui abbiamo un 10 di spade e un 9 di bastoni. Quindi sento che state lavorando o lavorerete, meglio detto, per lasciare indietro questo tipo di dolore di cui mi parla il 10 di spade, questa ferita, diciamo così. Ma perché? Perché imparerete oh scusate, perché imparerete fondamentalmente a difendervi, perché imparerete ad usare le armi che avete a disposizione per difendervi e per non essere più feriti, insomma. Bella stesa. Qualche cosa comunque sento che inizia. Sento tanto la parte, dei dubbi interiori, delle paure più che tutto, sento tanto la paura. E ripeto, se aveste già comunque un partner o una partner, la lettura comunque applica, nel senso che siete in una fase dove è come se foste chiamati, diciamo così, ad andare al livello superiore della relazione, ma c'è una sorta di titubanza qui dovuta proprio alle paure. Okay. Andiamo a vedere gli arcangeli del cuore che cosa vi dicono, un ultimo consiglio per chiudere la lettura. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, iscrivervi, condividere o commentare. Ok. Guardate, riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita e all'inizio ve l'avevo detto io con la luna. Potrebbe proprio essere questo re di coppe, che c'era qui. Mh? Anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Quindi io so che quando c'è questa carta con la paura dell'abbandono, o meglio la ferita dell'abbandono, se non l'avete ancora, diciamo così, guarita, ci possa essere qualche tipo di reticenza, insomma. Però quello che vi posso dire guardando questa carta è che tutte le persone che incontriamo fondamentalmente sono potenzialmente anime gemelle, perché le anime gemelle
ci insegnano determinate lezioni di vita. Noi incontriamo le anime gemelle perché ci insegnano determinate lezioni di vita e non è detto che la relazione sia per sempre. Quindi durante il corso della vita si incontrano, secondo me, diverse anime gemelle, che non è solo l'anima, diciamo, di tipo romantico, ma può anche essere un amico, un datore di lavoro, insomma. E a quanto pare voi avete incontrato la vostra anima gemella, quindi se anche vi dovesse abbandonare, io non ve lo voglio dire per darvi una finta consolazione, però è perché dovete guarire qualche cosa, è perché non avete ancora guarito qualche cosa. Finché, diciamo così, non si guarisce una determinata ferita, un determinato nodo karmico, quel tipo di situazione, magari in modalità diverse, però continuerà a ripresentarsi nella nostra vita fino a quando non riusciamo a imparare la lezione in modo costruttivo. Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!